Benvenuti a tutti in questa video degustazione. For all non-Italian speakers, English subtitles are available. Please enable them in your video player. Sagrantino di Montefalco, un vitigno autoctono del territorio. Le sue origini sono spagnole, sembra che siano state importate da dei frati su Montefalco. Infatti le piante più antiche, più storiche si ritrovano proprio nei monasteri. Nasce come vino passito, quindi come vino da messa, poi successivamente viene fatto il vino secco. Vitigno veramente ostico, io dico un vitigno da domare, in quanto proprio per le caratteristiche morfologiche che ha necessità di una gestione molto attenta, quindi un vitigno sensibile anche alle malattie fungine, quindi bisogna prestare molta attenzione soprattutto nella gestione del verde, quindi diradamenti, defogliatura, cercare di esporre il grappolo alla giusta luce, non sovrapporlo eccessivamente al sole perché tende ad andare in surmaturazione, quindi poi le uve risultano molto cotte, però allo stesso tempo deve avere una maturazione perfetta perché ha dei tannini molto aggressivi e quindi se le uve non raggiungono il punto giusto di maturazione poi anche i vini trovano difficoltà sia in vinificazione che in invecchiamento. Qua abbiamo il Montefalco Sagrantino Memoira della tenuta Colpetrone, un vino che nasce dal 100% di uve Sagrantino, raccolte intorno all'inizio d'ottobre, essendo un vitigno particolarmente tardivo. Dopo un'attenta cernita le uve arrivano in cantina dove vengono vinificate in serbatoi d'acciaio. Trascorso questo periodo il vino nuovo viene calato in legno dove permane per circa 12 mesi per poi essere imbottigliato. Da dire che qua abbiamo anche un periodo di affinamento in bottiglia di almeno 6 mesi prima della messa in commercio. Nel bicchiere abbiamo il Sagrantino Memoira. Come possiamo vedere abbiamo un bel rubino con riflessi violacei. Il naso è un naso particolarmente complesso, abbiamo tante note di frutta sottospirito, di erbe aromatiche, ma anche un'ottima balsamicità. La bocca è una bocca molto intensa, molto lunga, abbiamo un'ottima concentrazione ma soprattutto una grandissima struttura. Questa è una bottiglia che vi consiglio di degustare alla temperatura di 16 gradi, magari facendo areggiare un paio d'ore prima della degustazione. È un vino che si presta al lunghissimo affinamento in bottiglia, infatti anche noi a livello produttivo abbiamo deciso di prolungare questo periodo. Probabilmente è il vitigno che meglio si presta all'affinamento in vetro, quindi vi consiglio di farlo anche a voi, magari a una temperatura di 16 gradi. È un vino particolarmente concentrato e strutturato, per il quale consiglio l'abbinamento con cibi particolarmente gustosi e ricchi, quali cacciagione, carni, formaggi stagionati e, perché no, anche del buon cioccolato fondente. Scopri la tenuta cliccando nella pagina sotto.